Ciao a tutti, sono Alessandro, questo è il mio piccolo laboratorio dove creo le mie boilers e i miei mix e vorrei appunto iniziare una serie di piccoli video dedicati al self-made e partendo proprio dall'inizio quello che secondo me dovrebbe essere il punto di partenza per i principianti è il 50-50. Il 50-50 non è altro che un mix molto semplice e soprattutto adatto a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo che secondo me è una delle parti più affascinanti della pesca al carp fishing. Andremo a vedere nello specifico da cos'è composto il 50-50, cos'è il 50-50 e soprattutto quando e perché utilizzarlo. Ci tengo a dire che non sono un guru del self, quindi tutto quello che riporterò in questo video sarà frutto della mia esperienza e di quello che ho imparato negli anni anche parlando con persone molto più esperte di me. Non starò qui a darvi definizioni, storie del 50-50 eccetera, che sono informazioni che fondamentalmente chiunque può trovare su internet e fondamentalmente non fregano un cazzo a nessuno. Però quello che è importante da dire è che il 50-50 è un'esca veramente perfetta per tutte quelle situazioni dove si ha necessità di una boilers molto veloce. Per le caratteristiche che ha, rilascia molto velocemente le sostanze chimiche al proprio interno, quindi sarà fondamentale la ricerca e lo studio delle parti liquide da inserire, ma al contrario ha dei valori nutrizionali molto bassi, quindi è sicuramente un'esca poco adatta ovviamente a pasturazioni prolungate. Ma andiamo a vedere nello specifico qual è la ricetta principale che utilizzo io e quali sono i componenti per creare un 50-50. Uno degli ingredienti principali del 50-50, ma come un sacco di altri mix, da quelli più semplici a quelli più complessi, è sicuramente il semolino. Il semolino è l'elemento di volume fondamentale, utilizzato veramente da sempre, alle carpe piace da morire. Quello che è importante da ricercare è che sia precotto. Precotto perché? Perché ha già subito un processo di cottura che quindi lo rende molto più digeribile rispetto a un semolino come si può trovare in commercio, che non ha subito appunto questo processo e che quindi richiede dei tempi di cottura della boilers molto più lunghi per essere digeribile, con la conseguente perdita di parte liquida e soprattutto una perdita di sostanze nutritive. Inoltre il semolino è anche una fonte fondamentale di vitamine e minerali e soprattutto la caratteristica principale è quella di dare coesione e elasticità al mix. Un altro elemento fondamentale del 50-50 è la soia. Si presenta con un colore giallastro e una forte umidità rispetto al semolino. Le sue caratteristiche principali sono quelle di conferire il gusto, dato dalla sua tostatura, regola la permeabilità, quindi lo scambio degli elementi chimici che ci sono tra la boilers e l'acqua, rende molto più digeribile la boilers e inoltre è una fonte veramente ricca di fibre, di oli e di proteine. La soia che consiglio di utilizzare è quella deamarizzata e tostata. La tostatura appunto, come abbiamo detto prima, per il gusto, e la deamarizzata perché? Perché in origine la soia si presenta con questo gusto amaro che si trasferirebbe nella boilers, che vogliamo assolutamente evitare. La terza farina che utilizzo nel mio 50-50 è il TTX. Non è altro che farina di mais tostata, che quindi incrementa notevolmente il gusto della boilers. Non ha particolari funzioni meccaniche, infatti è una funzione abbastanza neutra da questo punto di vista, ma è fondamentale per conferire un gusto ulteriore alla boilers. L'unica distinzione che si può fare tra le varie farine di mais presenti sono appunto quelle precotte e di mais normale. Quelle di mais normale sono da sconsigliare in quanto richiedono tempi di cottura veramente lunghissimi per essere digeribili. Meglio se le utilizzate quelle precotte, che ovviamente hanno già subito un processo di cottura e sono molto più digeribili, ma a mio modesto parere il tortolo di mais è veramente superiore. L'ultimo elemento, ma non per importanza, è il latte. Ovviamente deve essere bianco, il sapore io spesso lo assaggio deve sapere di galatina come le caramelle. Quali caratteristiche ha? Le caratteristiche principali sono quelle di apportare sostanze nobili all'interno del mix, quindi aumentandone il valore nutrizionale. Inoltre crea un reticolo fondamentale per lo scambio tra l'acqua e la boilers. La presenza del lattosio crea questo palatante naturale che conferisce veramente un tocco in più a qualsiasi boilers. Il video è arrivato al termine, spero vi sia piaciuto, spero anche che sia utile a chiunque sia i più esperti e meno esperti e soprattutto di aver contribuito a dare un aiuto a chi si affaccia per le prime volte
a questo mondo. Continueremo poi gli altri video con diciamo una parte con le mani in pasta, per vedere appunto come deve lavorare un 50-50, per poi successivamente passare a mix un po' più complessi.